È una bella domanda perché prima di tutto, per rispondere alla prima, dirò una banalità, ma forse, cioè, sicuramente il potenziale del cinema è arrivare come linguaggio alle persone e questo è veramente una banalità da dire, però mi piace ricollegarmi proprio anche magari citando i lavori stessi di Scandolare e Bratina che abbiamo citato questa mattina, l'idea del cinema appunto come strumento sociale, prima ancora forse che culturale, proprio per connettere le persone, connecting people, e quindi questo è molto, molto importante. Ancora di più, dall'altro lato, questa stessa potenzialità, diciamo che in un territorio come questo goliziano, transfrontaliero, trova del terreno fertile, nel senso proprio che trova le possibilità per poter mostrare proprio il suo potenziale e quindi anche insegnare la storia del territorio, anche in termini di public history, o di microstorie proprio, quindi focalizzarsi su quelle che sono state le tante storie che hanno fatto parte di questo territorio, sia di cultura italiana, slovena, ancora prima austriaca e via dicendo, attraverso le immagini in movimento e i racconti cinematografici, insomma, fiction o documentari, film di famiglia e quant'altro, possa essere uno strumento in più, soprattutto per le nuove generazioni, per recuperare i rapporti con le tradizioni, con il passato e anche per cercare di capire verso quale direzione andare, avendo ben consapevolezza di quello che c'è stato prima, di quello che c'è oggi e di quello che ci potrà essere in futuro. Vorrei dire di sì perché è quello che credo. Lo spero però anche perché mi piacerebbe molto e quindi quando ci sono occasioni come queste di oggi e di questi giorni, del simposio, del convegno, credo che ci possano essere appunto i margini per poter concretizzare quello che mi stai chiedendo e quindi appunto torniamo al concetto di connettere le persone e quindi fare un ponte tra culture diverse, ma diverse anche relativamente mi verrebbe da dire. E quindi sì, ti direi di sì. Beh, io ho tutti i miei parenti, cioè ho una parte di parenti che sono sloveni, di fatto. Mi dispiace non aver potuto imparare la lingua. Sono uno di quei classici esempi, come tutti i miei amici, in quel momento della storia della mia generazione, che si è persa, insomma, il vero e proprio ponte linguistico. E quindi credo che queste esperienze siano, appunto, per ricollegarmi alla domanda di prima, siano fruttuose in termini proprio per gli italiani e le italiane capire quello che è la cultura slovena e viceversa per gli sloveni e le slovene capire quella che è la cultura italiana, sempre che di cultura una si possa chiamare, perché sono più culture sia in Italia sia in Slovenia. Però sicuramente, e qui mi ricollego di nuovo alla domanda ancora precedente, eh, creare questi luoghi appunto di scambio, queste opportunità, questo network ci permette appunto di conoscerci meglio, ma penso sempre veramente alle generazioni che adesso finalmente stanno riprendendo magari certo bilinguismo, quindi la possibilità di apprendere veramente dalla ricchezza di questo territorio, cosa che io purtroppo non ho potuto avere ed è un peccato e quindi sì. Allora, io sono un grande fan, diremmo, dei film club, dei circoli, di tutti quei luoghi dove delle persone si incontrano, guardano il film. Quindi, secondo me, assumono, perlomeno nella storia, hanno assunto un valore importantissimo, come ho cercato di ricostruire questa mattina nell'intervento. Indubbiamente in tutta Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero. Ehm, Allo stato attuale, odierno, nel contemporaneo, e questo ho cercato di dirlo nel secondo intervento, questi luoghi hanno un po' perso il loro valore, di fatto è difficile trovare dei film club, dei cineclub, dei circoli, molto difficile. E sarebbe secondo me importante personalmente riuscire a recuperare questa esperienza, non tanto la tradizione quanto l'esperienza, cioè fare di nuovo appunto rete, network e dare la possibilità attraverso di nuovo il cinema di non solo imparare il cinema, ma imparare attraverso il cinema qualcosa di più. Quindi io credo che soltanto in luoghi come questi cercare di fare più socialità, socializzare, rendere appunto e tornare di nuovo a questa idea di spazio comune condiviso, anziché magari a casa davanti a un computer, eccetera. Che va bene anche quello, per carità, perché non sono assolutamente
come dire, contrario a questo tipo di visioni e di fruizioni, però credo che anche l'idea di rifare film club e cineclub sarebbe molto utile. E poi vedo molto interesse da parte sempre dei più giovani, quelli che hanno adesso 18, 19, 20 anni, parlano di fare cineclub, si ritrovano nelle loro stanze, nei loro appartamenti, guardano ed è molto bello. C'è molta speranza quindi che ci siano possibilità per ricostruire questo network, insomma. Però ci serve anche l'aiuto delle istituzioni. Senza il lavoro delle istituzioni non c'è possibilità di poter trovare dei luoghi che vengano messi a disposizione per fare questa cosa. Se no staremo sempre nelle camerette, negli appartamenti, in 5-6 a parlare di cinema, che va bene, però si può fare di più. Quindi. Allora, intanto sono molto contento e non vedo l'ora di poter assistere a questo appuntamento futuro, appunto. Questo ci tenevo a dirlo, visto che l'abbiamo anche annunciato. Allora, io credo che il cinema sloveno del passato, quello che emerge dalla retrospettiva dell'81 e poi anche nella trasmissione di cui abbiamo fatto vedere un estratto, la trasmissione della RAI, sia fondamentale da un punto di vista storico, politico, culturale, sociale, possiamo dire tutto, però da un punto di vista storico perché può far capire al pubblico di oggi, me incluso, quindi non di nuovo alle generazioni future, l'importanza della lingua, del valore identitario, di quanto in realtà la Jugoslavia fosse composta appunto da diverse repubbliche, ognuna, come diceva Scandolara, fatta di un cinema forte che rappresentava il pubblico, e non solo il pubblico, le persone di quel determinato posto. E quindi è molto interessante non generalizzare. Quindi anche io come stamattina ho cercato di dire che è filologicamente errato parlare di cinema jugoslavo generalizzando, perché generalizzare è banale. Ora, dicendo identità non voglio fare un discorso ideologico, identitario e quant'altro, quanto appunto essere precisi e rigorosi filologicamente per cercare di dire questo è cinema sloveno, questo, come hanno detto anche altri, cinema magari serbo anziché croato e via dicendo, e quindi dare il giusto peso, il giusto valore artistico, umano, culturale alle persone che hanno fatto di quel cinema una cinematografia nazionale proprio. Mentre per quanto riguarda film più contemporanei, credo che, visto che abbiamo cercato di dirlo nel secondo intervento, molti dei cortometraggi, delle produzioni, non solo corti, anche lunghi, parlano del confine e dei confini. Mentre il cinema appunto contemporaneo sloveno, secondo me per le tematiche che affronta, ma non solo quello sloveno, perché anche gli autori italiani e le autrici che lavorano nel territorio spesso affrontano gli stessi temi, possono dare, diciamo, assieme un messaggio lì sia alle nuove generazioni, al futuro, ma anche al presente, allo stato attuale, della follia di certi ragionamenti su confini, limiti, muri e quant'altro. E quindi, appunto, ritorno al film di Giulio De Paulis, Muri invisibili con in tra parentesi, è un esempio concreto di cinema contemporaneo che parla al presente e al futuro. Quindi sono sicuro che potranno dare, come tante altre cinematografie anche in giro per il mondo, il giusto peso ai discorsi del presente e del futuro.